Ben ritrovati su questo canale. Oggi faremo una challenge molto particolare, cioè pescheremo con il più famoso dei Pokémon, Pikachu. Questo momento lo aspettavo da tantissimo tempo. Mi è arrivata quest'esca che non è un'esca qualsiasi, la potete già vedere, è Pikachu ed è un'esca della Duo. La Duo, questa azienda giapponese che è una delle aziende più famose per le esche artificiali, e ha pensato bene di fare una limited edition di esche dedicate ai Pokémon. Queste esche non sono in vendita in Europa, comunque fuori dal Giappone, ma io la volevo a tutti i costi. Questa è un'altra di cui vi parlerò in un prossimo video e sono riuscito ad averla facendo dei salti mortali e soprattutto pagandola parecchio. Una grande spesa e ho solo questa, quindi spero di non perderla. Sono venuta oggi al laghetto perché ovviamente voglio provarla a bass. È un'esca che faccio l'unboxing per la prima volta, è top water, quindi lavora sulla superficie dell'acqua, poi vedremo insieme come lavorerà. Pikachu è sicuramente il Pokémon più emblematico della serie dei Pokémon e io ci sono cresciuto con i Pokémon, penso molti di voi, per cui non potevo farmi sfuggire questa occasione e adesso non mi resta che montarla sulla mia canna da spinning e iniziare a pescarci, sperando di prendere qualche bass. 106 mm, quindi 10 cm per 22 grammi, e ha 3 ancorette, una in coda, una nel sedere e una sotto. È veramente perfetta, è perfetta. Ho paura a lanciarla perché non voglio perderla, anche se le esche top water di solito è più difficile perderle. Questa è la scatola, tutto scritto in giapponese perché il mercato è giapponese, e ovviamente c'è anche lo sticker by Duo. Mi trovo in un laghetto in cui ci sono praticamente come predatori solamente bass e utilizzo in realtà una canna da casting. Ho un trecciato abbastanza generoso, 0,23 se non sbaglio, è multicolor, è il Daiwa Braid Multicolor, ed ecco qui Pikachu. Mamma mia, sono emozionato. La mia storia con i Pokémon inizia quando avevo, dato primo lancio, quando avevo pochissimo, tipo 7 anni, e ho iniziato a vedere sicuramente il cartone, ma poi mi sono... subito bass! Subito! È un micro bass, però ha destato subito attenzione. Avete visto come si muove? Non riesco a finire un discorso perché sono emozionato. Comunque si muove facendo questo movimento così, cioè ondulante sopra la superficie dell'acqua. C'era un bassetto che mi ha seguito non appena ho lanciato, e vi dicevo che la mia passione per i Pokémon, dopo essere nata con il cartone, si è sviluppata tantissimo con il Game Boy. Cioè io giocavo a Pokémon rosso, poi Pokémon argento, Pokémon oro, e poi anche con il Game Boy Advance, che era la versione più aggiornata, ho giocato soprattutto con Pokémon Zaffiro, e quindi ci sono cresciuto con i Pokémon, davvero ero appassionatissimo. Mi sono dimenticato di dirvi anche le carte Pokémon, che sono state un culto quando ero piccolo. Vediamo se riesco a prendere un bass al secondo lancio. Prima mi ha seguito, alla fine fondamentalmente è un topo. Ha queste 3 ancorette che un po' mi preoccupano. Se dovesse andare sul ramo lo perderei. Il suo movimento è proprio quello lento, perché lanciandolo e recuperandolo veloce perde un po' il suo assetto. Botta! Eccolo! Preso! Preso con Pikachu! Piccolo, ma missione compiuta dopo pochissimo. Bass con Pikachu, micro bass che ha mangiato su Pikachu, quindi anche essendo un'esca non proprio piccolissima piace anche ai baby bass, che adesso rilasciamo. Però grazie per avermi fatto completare la missione in poco tempo, relativamente poco tempo, 10 minuti. Tra l'altro era una vita che non prendevo un bass. Eccolo! Preso! Preso! Un altro piccolo. Questo ancora più piccolo. Non va bene questo trend. Vai bello. Grazie.
Eccolo! Ma dai! Questo sotto i piedi è ancora più piccolo, terzo basso è ancora più piccolo degli altri due. Comunque li ho lamati tutti per il sedere, non per la coda. Quanto sei baby? Cioè, assurdo. Che voracità. È quasi più grossa l'esca. Più grosso Pikachu. Pikachu, non ti far umiliare così dai baby bus. Almeno da uno grosso. Eccolo, no. Un altro microbo. Sicuramente in queste acque Pikachu non c'è mai stato, per cui per loro è una novità da mangiare. Ecco, preso. Toh, subito cascato in acqua. Ottimo. Beh, diciamo missione compiuta, ho preso i bus, che era quello che cercavo con Pikachu, ma non sono pienamente soddisfatto, per cui, visto che non l'ho perso ancora, tornerò su un altro spot a cercare qualche bus un po' più interessante. Seconda parte della pescata con il buon Pikachu, sono qui con Daniel oggi e ci riproviamo perché l'altra volta ho preso dei bass ma piccoli, quindi dobbiamo cercare il pezzo grosso, e sono qui con una canna da spinning stavolta anziché da casting. È la mia nuova Daiwa Ninja Travel, quindi in 5 pezzi, è una 2060 e abbinato ho il Daiwa Fuego LT 5000 con un trecciato pesante perché Pikachu non bisogna perderlo. Obiettivo: prendere un pesce grosso, un bass grosso con Pikachu, dai. Ok, oggi sarà difficile perché i bass qui non sono certamente facilmente ingannabili, che qui hanno visto un po' tutto il repertorio di esche artificiali possibili. Però Pikachu non l'hanno visto sicuro. Veramente è bello. Ah, sembra proprio un Pikachu che sta negando. Eh sì, è proprio bello. Ragazzi, non so perché, ma c'è una carpa morta. Chi cazzo ha fatto questo? Chi è che ha ucciso una carpa inutilmente? Oddio, i pigattini. Ah, che schifo, i pigattini. Pieno di vermi. Ma perché l'hanno fatto? Ah.
La serata si è conclusa con un nulla di fatto, non ho visto nemmeno una mangiata, anzi sono fortunato ad avere ancora Pikachu perché stavo rischiando di perderlo sul ramo. Oh. Errorino. Devo passare da qua. Errorino. Oh, mamma mia. No. Qualcuno farà il bagno? Ma è proprio... L'ho scagliato a culo! Se Pikachu è ancora tra noi, ancora può prendere un bus. Proviamo con il primo lancio, nascondendomi dietro le piante. Eccolo! C'è! No, slamato! Slamato! Cazzo emozione, ragazzi! Che emozione! Eccolo! Pesce! Pesce! No, slamato! No! Madonna che botta! Era un bel bus. Vediamo se ci arriva. Ecco. No! 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 E tu da dove vieni? Che stavi facendo qua? Cioè, un minuto fa non c'era. Adesso c'è. Boh. È venuta dall'acqua sicuramente. E per questo la rimettiamo in acqua. Assurdo, non so da dove sia venuta. Boh. Eccolo, c'è. Pesce. Luccio. Luccio. Bello. 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 Rilasciato. Alla fine ovviamente chi è che colpisce? È lui, il rotante. Incredibile, un luccio sul finale. Avevo tolto Pikachu e avevo messo il rotante per fare gli ultimi due lanci perché praticamente è notte, e al secondo lancio mi ha mangiato questo lucciotto. Spettacolare combattimento, era indemoniato, sono riuscito a prenderlo, a tenerlo. Volevo fargli una foto, un breve video, ma è voluto scappar via. Va bene così perché tanto l'avrei rilasciato. Spero che questa challenge con Pikachu vi sia piaciuta. Non ho voglia di continuare a pescarci per cercare il big fish perché ho paura di perderlo, però se voi volete vedere altri video con Pikachu fatemelo sapere nei commenti. Comunque sia, ha la sua efficacia, ma il rotante non si batte. Tra l'altro ho ancora un altro Pokémon in serbo per voi per fare una nuova challenge. Sarà ancora più difficile perché questo Pokémon è molto più grosso di Pikachu. Ci penseremo alla prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciate un like se vi è piaciuto e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!